Salve! In questo tutorial vi parlerò di 3 argomenti importanti nella pratica dell'arrampicata sportiva e le implicazioni dell'ambiente dove questa si pratichi. Il primo è il pitting, il secondo argomento è la manovra in sosta, il terzo argomento è la discesa col matchard. Il pitting è un fenomeno che desta una forte preoccupazione nel mondo del free climbing, soprattutto per il futuro delle aree adiacenti le coste. Spiegherò cos'è, dove si sviluppa e come riconoscerlo e quindi proteggersi da eventuali situazioni di potenziale pericolo. A questo riguardo entrano in ballo gli altri 2 argomenti che descrivono manovre fondamentali ad aumentare sostanzialmente il livello di sicurezza durante le fasi di discesa e di abbandono della via stessa. Quindi la conoscenza del fenomeno e l'utilizzo di manovre specifiche garantiranno una ulteriore protezione. L'erosione o corrosione alveolare, ovvero pitting, rappresenta il fenomeno della comparsa sulla superficie di un materiale di piccoli danneggiamenti dalla caratteristica morfologia, per cause differenti dovute a corrosioni localizzate, carichi hertziani oppure a cavitazione. La corrosione per violatura o corrosione per pitting, dall'inglese pit, alveolo o foro, è una tipologia di corrosione localizzata che si innesca quando lo strato passivante di ossidi insolubili che si forma sulla superficie dei metalli a causa o a seguito del meccanismo elettrochimico viene rotto localmente per effetto degli ioni alogeni, principalmente cloro, determinando l'attivazione del processo di corrosione. Il pitting si può innescare sui materiali a comportamento elettrochimico attivo, quali le leghe ferrose come l'acciaio, sia per quelli a comportamento passivo come l'acciaio inossidabile o l'alluminio. Come si innesca questo meccanismo? Il meccanismo di corrosione per pitting inizia con la distruzione localizzata dello strato passivante di ossidi a causa dell'azione degli ioni di cloro. Il metallo è sempre protetto da una sorta di film che garantisce allo stesso che questo non venga attaccato. Questo film invece viene corroso e quindi attaccato e reso più debole dall'azione degli ioni di cloro presenti. Questa azione determina che in alcuni punti questo film ceda. Questo film protettivo risulterà in alcuni punti vuoto e in altri punti ben a protezione del metallo. Questa differenza, quindi di pieno e di vuoto, non fa altro che determinare un'azione elettrochimica e quindi un attacco che si concentra in quell'unico punto reso debole e diventa causa di formazioni di violazioni e quindi di violature, scusate, che in inglese vengono definite pit, da cui pitting. Quindi le violature che si innescano, come si vede nell'immagine, che all'inizio sono microscopiche,
ma che lentamente vanno a corrodere e quindi possono evolversi rapidamente fino alla perforazione del metallo stesso e quindi a rendere il metallo cedevole fino alla rottura. Dopo aver dato una spiegazione di quello che è il meccanismo erosivo definibile con pitting, facciamo un piccolo riassunto. Il film esterno dei metalli cede in piccoli punti. Questi piccoli punti determinano e fanno sì che l'azione erosiva vada a svilupparsi non esternamente come nei metalli meno pregiati come il ferro oppure nell'acciaio zincato, ma nel caso dell'acciaio inox questa erosione avviene dall'interno e quindi andrà a inficiare la tenuta dello stesso. Come si vede nell'immagine, l'atto erosivo nel processo di pitting è infimo, perché noi dall'esterno vediamo dei piccoli segnali, quindi quella leggera ombra di ruggine che si forma tutto attorno, perché poi in sostanza il danno esteso sta all'interno del metallo stesso e quindi finché noi non lo tocchiamo questi tiene, ma nel momento stesso che noi andiamo in carico avviene la rottura. Affinché il pitting possa agire devono nello stesso istante confluire diverse situazioni. Prima, ovviamente il metallo. Noi scegliamo il metallo da posizionare in parete. Dopodiché, l'altro elemento importante è che la roccia sia il calcare o l'arenaria. Il terzo punto fondamentale è la zona marina, quindi le scogliere, quindi le zone vicino al mare. Il pitting agisce per effetto di questi tre elementi: metallo a forte componente di carbonio, calcare e aree marine. All'interno di questi tre microinsiemi c'è un elemento comune che è scatenante, il cloro. Quindi, per concludere, il pitting è un'azione erosiva che scaturisce all'esterno ma prolifica all'interno del materiale. Esternamente si vedono alcuni elementi che possono indicarne la presenza. Questi elementi sono queste leggere velature di ruggine che ci sono attorno, come vedete nell'immagine. Il metallo non cederà finché non viene messo in carico, è necessario un minimo di carico perché questo si spezzi, e quindi è importantissimo che qualora si verifichino queste condizioni descritte si prendano tutte le precauzioni del caso, quindi manovre di sicurezza per far sì che l'abbandono della via non divenga un ulteriore punto di difficoltà. Adesso a seguire vi descrivo alcune manovre che ci aiuteranno ad aumentare questo livello di sicurezza per scendere dalle vie dove abbiamo qualche dubbio di tenuta delle soste. E anche quando non ce l'abbiamo risulta essere una buona pratica al fine di comunque migliorare la sicurezza. Seconda parte del tutorial si analizzeranno le fasi di preparazione. In questo momento
Stiamo vedendo come deve essere posizionato l'8 sull'imbrago. 8 o nodo Savoia, o nodo anche, detto anche il nodo delle guide. Vedete? Deve essere ben pettinato da una parte e dall'altra, vuol dire che le spire siano messe in modo corretto e coerente. Calzare bene le scarpe, indossare il caschetto, allacciarlo bene, verificare la quantità di rinvii posizionati sull'imbrago che siano sufficienti alla salita, con anche qualcuno in più. Quando si sale e si rinvia, ricordarsi sempre di posizionarsi correttamente con almeno 3 appoggi. La corda deve stare posizionata sempre esternamente, quindi la parte interna della corda va verso il vostro assicuratore, la parte esterna della corda, quindi dalla parte opposta del rinvio, va al vostro imbrago. Quando si sta procedendo, quindi durante la progressione, analizzate sempre i potenziali punti dove andate a tirare, in modo che non vi venga qualcosa addosso, in faccia o cada o vi faccia cadere. E quando finalmente arrivate in sosta, stesso discorso, fate attenzione dando una controllata agli appigli che andate a tenere. Vedete come sto facendo io, una rapida analisi della parte che vado a tenere, e a questo punto rinvio la sosta e mi allongio utilizzando 2 moschettoni, 2 rinvii. Rapida analisi della sosta, quindi lo stato, se ci sono visivi problemi. In questo caso specifico l'anello non si apre e quindi sono costretto ad eseguire la manovra per il passaggio di corda. Chiedo corda, vedete, chiedo corda al mio compagno. A questo punto passo i 2 capi all'interno dell'anello, vedete, facendo ben cura, dopodiché eseguo un altro 8, vedete, sempre facendo attenzione che le spire siano pettinate correttamente, vedete, in ambo i lati, quindi non ci siano sovrapposizioni. Dopodiché prendo un moschettone e assicuro la corda all'anello dell'imbrago. A questo punto posso sciogliermi, quindi facendo il processo inverso, quindi mi slego, tolgo l'8, passo la corda dall'altro lato e rifaccio l'8 che andrò a riposizionare sulle 2 asole dell'imbrago, sempre facendo attenzione che le spire non si sovrappongano e quindi, come si dice in gergo, che il nodo sia pettinato correttamente. Vedete come mostro adesso? Ricordate che il baffo che deve spuntare dall'8 deve essere non inferiore ai 10 cm. A questo punto tolgo il moschettone, libero la corda, togliendo il nodo a 8 fatto precedentemente, e chiedo al mio compagno di mettermi in sicura. Terza e ultima parte, quindi conclusione del tutorial, con l'analisi della discesa dalla sosta con l'ausilio del nodo Marshall posizionato in modo bidirezionale, e in questo modo possiamo aumentare il livello di sicurezza di discesa dalla via anche nell'eventualità remota e catastrofica del cedimento strutturale della sosta. Eravamo rimasti nella fase 2 con il passaggio della corda sull'anello che non si apriva. A questo punto si deve posizionare il Marshall. Prima parte: si può bloccare
il cordino di Kevlar che si utilizzerà con un moschettone all'anello e lo stesso cordino con un barcaiolo. Fate attenzione a posizionare correttamente il moschettone sull'anello, avendo cura di lasciare ovviamente la ghiera aperta e iniziando a avvolgere il cordino di Kevlar sulla corda che va dai rinvii verso di voi, quindi sul lato opposto a dove vi siete legati all'imbrago. Vi ricordo che il numero delle spire è inversamente proporzionale al diametro della corda, quindi più sottile la corda, più spire bisogna fare. La grafica alle mie spalle mostra la corretta esecuzione del nodo nella versione bidirezionale e unidirezionale. Nel nostro caso specifico il marcial deve essere realizzato nella versione bidirezionale perché nell'eventualità che la corda ceda nel punto di ancoraggio in sosta c'è un ribaltamento del punto di trazione. Quindi se la corda è fissa in alto in sosta, il marcial tiene verso il basso. Qualora dovesse cedere il punto in alto c'è un ribaltamento e quindi il punto di trazione viene appunto ribaltato e dovrebbe tirare al contrario. Ricordatevi di chiudere correttamente la ghiera prima di iniziare la discesa. Tenete dolcemente il marcial in modo da favorirne la discesa senza che questi entri in azione. Ma attenzione, adesso simulo quello che accadrebbe se il punto di ancoraggio superiore, cioè la sosta, dovesse cedere e quindi il comportamento del marcial. Ecco, in questo momento la sosta cede strappandosi, il marcial si capovolge, la sosta arriva a terra e quindi entrando in azione lo stesso andrà a posizionarsi in modo corretto e a tenermi agganciato all'ultimo rinvio posto in parete. Quindi dalla grafica alle mie spalle noterete che nonostante la lunghezza della corda segnata in rosso sia superiore alla distanza che mi divide dal suolo, io rimango attaccato per effetto dell'entrata in azione del marcial e quindi nonostante ciò non arrivo a terra. Nell'esempio 2 abbiamo la lunghezza della corda ovviamente che mi divide da terra è superiore dello spazio che dovrei percorrere in caso di caduta e non essendoci il marcial nulla si può fare per trattenerla e quindi evitare il peggio. Ora è chiaro che questa è una simulazione, è chiaro che io non sono caduto, la sosta non si è strappata, è quindi una ricostruzione di un'eventualità che potrebbe verificarsi in casi estremi ovviamente, ma consiglio a tutti di conoscere e studiarsi bene e provare questa manovra in modo da poterla riutilizzare nell'eventualità se ne mostrasse l'esigenza. Bene, per adesso questo è tutto, vi saluto, spero di avervi dato qualche buon consiglio e qualche indicazione utile alle giornate da trascorrere all'aria aperta e con le belle immagini del Golfo di Cagliari e della Falesia di Cala Figuera vi saluto e vi do un arrivederci al prossimo.